Ciao a tutti, oggi sono con Esther Botteri e sono super felice di averla in questo canale, nel Racconti della Madre o Mother's Tales e ci parlerà di tante belle cose. La lascio prima presentare Esther a te e se vuoi presentarti e di dirci un po' sulla tua storia e condividere, siamo qua in ascolto. Benvenuta. Grazie Laura, grazie mille per avermi invitato sul tuo canale. Secondo me è veramente molto necessario creare questi spazi, no, di parola per le donne, per le madri, per le operatrici, no, dove si condividono tutte queste informazioni. Io sono Esther Botteri e sono cofondatrice di Mayab Academy, che è un'accademia di saperi, diciamo, che partono dalla cultura mesoamericana, quindi dalla cultura messicana, dove diciamo, si parla di tutto quello che è il ruolo della donna in vari contesti. Io parto con una formazione, diciamo, sanitaria, quindi mi formo come infermiera pediatrica, poi in Italia, e da lì la vita mi ha portato a varie vicissitudini fino a finire appunto in Messico. In Messico dove ho diciamo avuto il modo di approcciare la cultura mesoamericana, quindi la vita direttamente vissuta con le donne in medicina, con le parteras, dove ho potuto apprendere diverse tecniche, diversi utilizzi della medicina tradizionale mesoamericana, di cui poi vorrei fare un appunto dicendo che è una medicina diciamo trasportata in modo orale da donna a donna, quindi non c'è mai stato un approfondimento sui testi di queste medicine, non ci sono testi scritti, no? Ogni tanto le allieve chiedono ma c'è quel testo su quello che dici dell'energia delle piante? No, non ci sono testi realmente che parlano di quello che la cultura orale riporta, cultura orale che va tramandandosi da madre a figlia, quindi c'è stato un lignaggio femminile che ha portato avanti questa cultura e questi racconti, no? E quindi da lì, da questa esperienza, diciamo, sul campo, ho potuto ricavare, no? Diciamo, determinate strutture, chiamiamole così, con cui strutturare dei percorsi per il femminile e anche delle strutture teoriche con cui strutturare dei percorsi proprio per dare un nome alla medicina mesoamericana. In tutto questo io sono antropologa, sono una doula e appunto l'antropologia mi ha permesso l'approccio, chiamiamolo così, etnografico, no? Quindi l'approccio di scoperta, di intervista con le parteras, no? Quindi questo Tanta meraviglioso. curiosità, no, per scoprire quello che avevano da insegnarti e da insegnare. Sono sempre stata una grande affamata cioè curiosa, ho girato abbastanza insomma il mondo e poi diciamo così quando avevo 15 anni io dicevo voglio andare in Messico, nessuno mi credeva, no? E in verità è stato proprio l'approccio più importante della mia vita e me lo ricorderò, un paese che mi manca, ad oggi non vivo lì da quando è nata la mia seconda figlia, però è un paese che ricordo con amore. Il mio compagno infatti è messicano e sono mamma di due bambine piccole, insomma. Metà Però che messicane e metà italiane. esatto, esatto. La prima, Eva, è nata a Città del Messico, è nata nel 2021 e la seconda è nata qua in Italia, insomma, per vicissitudini poi ci siamo spostati e adesso siamo qui. Però, insomma, il Messico è una terra meravigliosa, ha tanto da dare, no? È una terra Sì. sempre ricca dal punto di vista delle informazioni, ma anche dal punto di vista proprio di quello che ti può dare spiritualmente. È una Sì. terra molto spirituale.
E quanto sei rimasta in Messico, se posso chiederti? Certo, allora guarda, sono andata nel 2016, io stavo scrivendo la mia tesi magistrale, quindi io sono andata nella scrittura della tesi, mi avevano detto fallo una cosa teorica, no? Quindi parla del parto delle culture della rinascita, no? Questa era la mia tesi, rispetto all'etnografia classica, rispetto alla tesi nel campo antropologico, di antropologia medica, e io dicevo no, voglio scoprire sul campo e quindi io sono andata nel fine del 2016 in Messico e poi ci sono rimasta fino al 21. Wow. E ti faccio subito la prima domanda così. Ne ho mille, non so se riusciremo a farle tutte, però la prima che mi viene spontaneamente è: qual è la cosa più importante, più bella che ti ha insegnato in Messico, a te come donna e poi come madre? A me come donna a rimanere, secondo me, a me come donna a entrare in contatto con la capacità di stare nella quotidianità. Cioè il Messico ha questa magia di, secondo me, molto diversa rispetto all'Italia, perché l'Italia comunque ha questa perdita, no, continua dell'essere, no? Invece in Messico c'è questa centratura dello stare nel processo senza guardare l'esito, no? Che è molto una mentalità nata, patriarcale, chiamiamola europea, chiamiamola colonizzatrice, no? Questa mentalità dello stare a guardare l'esito di quello che succede, non il processo. E col Messico ti fa vivere il processo della quotidianità che secondo me è importantissimo, cioè nello stare. Questa è una cosa che mi ha dato molto come madre e come donna, sicuramente. La mia gravidanza, anche lì l'ho vissuta benissimo, perché comunque ci sono, la mia prima gravidanza, veramente celebrazioni, c'è una grande ritualità sulla madre, c'è l'idea comunque di seguire la gravidanza con processi di Temascal, no? Sì. Che adesso qua citiamo brevemente, che sono dei processi di appunto capanne sudatorie, forse li conoscono meglio così, no? Quindi lì comunque ti ripulisci dalle tossine non solo dal punto di vista fisico ma anche energetico, quindi lasci andare, incanali l'anima dopo il terzo trimestre. Quindi fai molti lavori anche di questo tipo. Sì. Che è molto diverso da come viene vissuta in Italia la gravidanza, no? Che di solito è molto controllata, invece quello che so della cultura mesoamericana e anche di altre culture, comunque c'è sempre un filone che, no, che connette anche altre culture, per esempio quella orientale o quella africana, no? Dell'essere radicati o fare queste pratiche che aiutano a prepararsi poi al parto. Invece nella cultura, per esempio, italiana manca un po'. Quindi tu come l'hai vissuta questa differenza? Sì, l'ho vissuta, guarda, la mia seconda gravidanza l'ho vissuta qua in Italia, ne ero già arrivata, diciamo a metà della seconda gravidanza, a metà più o meno, e l'ho vissuta con una serie di esami, perché tra l'altro c'era tutta questa cosa che loro avevano una serie di dati in spagnolo, per cui poi tradurli in italiano per loro diventava complesso, quindi avevo già superato diciamo il primo trimestre, quindi non potevano fare la morfologica, c'era tutto un casino proprio di domande, di risposte, tanto che mi hanno messo tantissima ansia per questa seconda gravidanza. Quindi c'è questa idea dell'ansia, del vivere il processo, no? Poi tu lo sai come ostetrica, vivere questo processo con una serie di analisi, di esami che sono indispensabili in alcuni casi, ma sicuramente in altri casi sono un eccesso, sicuramente, sì. No? Un eccesso di ipercontrollo che poi sviluppa, no? Anche delle paure. E invece nella mia prima gravidanza era proprio una cosa che non ho rivissuto qua, sicuramente, che è quello comunque del contatto con la partera. Quindi la partera, ad esempio, mi ha ricollocato la
bambina nell'utero durante tutto il processo della gravidanza, mi ha riposizionato la bambina con il rebozzo, c'erano insomma vari processi che hanno svolto che qua sono praticamente, no, impensabili, anche per dire il fatto che la mia prima figlia era podalica, e hanno fatto un riposizionamento manuale che comunque qua, se non è sotto ecografia, tutto non lo eseguono, no? E giustamente in alcuni casi non lo fanno. Però in quel caso io mi ricordo che c'è comunque questo accesso al corpo femminile molto diverso dal punto di vista delle parteras, no? Secondo me proprio questa... ecco, questo dominio, no? Chiamiamolo così, e predominio del corpo femminile che è realizzato in modo completamente diverso, no? La donna ha un suo spazio di esistenza, un suo spazio di parola, ecco, sicuramente, questo sì. Sì. E invece, vai. No, il parto non solo è fisiologico, ma è anche visto come un momento di potenziamento. Sì, perché in realtà no, tutte le donne hanno accesso a questa potenza, dipende da come ce l'hai, no? Accesso. Molte donne non se ne rendono conto perché appunto la gravidanza è vissuta in un'altra maniera. Invece queste pratiche, dalla mia esperienza personale come donna e come ostetrica, alcune pratiche, chiamiamole come vuoi, spirituali, di connessione, di sintonia a se stessi, ti riportano davvero dentro di te, no? Non sono delle pratiche frequenti, almeno in Europa, nel nostro mondo. No, assolutamente, anche perché c'è questa idea comunque del corpo femminile, no? In Europa, che è un corpo femminile controllato, quindi un corpo dove la gravidanza è diventata un sistema che deve essere controllato come tante altre varie fasi della vita della donna, no? Quindi diciamo dalla menarca fino alla menopausa il corpo femminile è uno strumento Sì. di controllo del sistema patriarcale che ha bisogno del corpo femminile perché, diciamo, nella storia è stato un corpo di produzione e riproduzione, no? Come dice l'antropologia. Quindi la riproduzione che serve poi al sistema produttivo. E quindi sicuramente è stato un sistema controllato. E la gravidanza è uno dei momenti della vita della donna che deve essere più controllata. Pensiamo, no, Laura, io faccio un breve excursus al parto cesareo, no? Nasce per controllare il numero dei nati vivi. Stiamo parlando ovviamente in altri secoli, no? Fine Settecento, nasce per controllare il numero di nati vivi. Quindi c'è un'esigenza di controllare il numero non solo di nati vivi, ma il corpo femminile, in generale il sistema. Quindi la donna deve essere controllata. Con un'idea che non c'è in tante altre culture, trasversalmente, non solo in Sud America, ma trasversalmente a tante altre culture, quest'idea non c'è, anzi, può essere un momento di apertura. Io ho lavorato in Africa per tanti anni e assolutamente non esiste. Le donne non venivano nemmeno in ospedale perché non volevano essere controllate, sapevano che l'ospedale era proprio il posto dove ti facevano il cesareo e lo evitavano. Mi dicevano preferisco morire a casa, se devo morire, che andare in ospedale. È verissima questa cosa anche in Messico, no? L'ho sentita varie volte da varie donne che ho avuto l'occasione di intervistare con cui sono stata, e dicevano l'ospedale te corta, no? Cioè ti taglia, ma ti taglia in un senso non solo fisico, no? Taglia qualcosa di te, quindi è vero, c'è quest'idea dello stare a casa e di qualsiasi cosa succeda lo contemplo all'interno di casa mia, no? Perlomeno è un ambiente di protezione. Poi ovviamente esiste un ibrido, no? Dove la partera oggi, sento in Messico, è una donna con delle competenze che vanno un pochettino al di là solo del metodo tradizionale, che conosce anche certe pratiche comunque ospedalarie in italiano. Quindi è chiaro che unisce le due cose e le fa sue, però rispetta il corpo femminile, rispetta il corpo della donna, anche perché se pensiamo in Messico l'ospedale
inteso come è da noi, non esiste la maternità, sono camere comuni, cameroni comuni dove fanno il cesareo, poi c'è quello col piede rotto, poi c'è l'altro che l'hanno operato all'ernia, cioè è uno stanzone comune, quindi diventa veramente un processo molto difficile, no? Sì. Tanto che i paesi del Sud America, Centro America, rimangono i paesi con la tassa più alta di cesareo, ovviamente, perché in un ambiente di questo tipo è difficile concentrarsi sul proprio corpo e vivere le fasi del parto, no? Se possiamo così dirle. Sì. E io vorrei fare un passo indietro, prima della gravidanza. Cosa hai imparato e come hai, no, integrato quello che hai imparato nel tuo corpo da donna o in preparazione alla gravidanza? Oppure se non l'hai fatto, cos'è che poi hai imparato a posteriori? Come prepararsi prima della gravidanza? Perché questo credo che anche sia una cosa che non ci pensiamo spesso noi donne, parlo del nostro contesto europeo. Ok, decidiamo di rimanere incinta, però non pensiamo a come sta, no, la nostra salute uterina, al nostro femminile. Allora, guarda, in Messico, trasversalmente a molti contesti, anche io sono stata in Africa diverso tempo lavorando in Senegal, e c'è un'idea del lavoro sull'utero in quello che è il preconcepimento, no? Quindi l'utero si deve pulire dalle memorie, quindi ci sono vari lavori sciamanici che si fanno, che ho fatto soprattutto nel contesto del Messico, dove lavori proprio sulla rimozione delle memorie, diciamo così, negative che passano karmicamente, no, di vita in vita. Quindi quel lavoro viene fatto. E concretamente, che è un lavoro meraviglioso, anche realizzato con pianti di guarigione, e poi un lavoro molto importante che viene fatto durante tutto il processo della gravidanza, ma anche nel pre, è il lavoro sul perineo. Che qua come ostetrica, no, ti prendo su un punto importante che sento che tante donne lo disconoscono, perché anche io lo disconoscevo e tutte le mie amiche non sapevano neanche che cos'era, no? Nel senso che secondo me la cultura in Europa, non solo in Italia ma in Europa, è una cultura appunto che non insegna alla donna a prendersi cura del proprio corpo, mentre in altri contesti, per esempio, il perineo è un punto centrale della vita della donna, ma anche della donna che non è in gravidanza, quindi è proprio un punto fondamentale. Come accogli il tuo perineo? Perché come vivi il tuo perineo è proprio come vivi uno dei diaframmi, che veramente la scienza lo sa, che è uno dei diaframmi principali, però all'interno della spiritualità è un punto focale di entrata proprio di energia. Quindi per tutta la vita lo devi lavorare, lo devi considerare. E quindi c'è un grandissimo lavoro e una grandissima importanza data al perineo. Ci sono per esempio durante la gravidanza lavori di pulizia del perineo, e per pulizia del perineo non si intende ovviamente la pulizia del lavaggio in acqua, ovviamente, pulizia energetica, perché da lì entrano memorie, da lì escono memorie, da lì è proprio un diaframma che sta respirando. È un bellissimo processo che tra l'altro insegno anche nei miei corsi sul rebozo, che è il lavoro di pulizia dei 7 canali dal perineo che arrivano fino all'utero, che sono proprio i 7 canali della vita, no? Che vengono ripuliti durante, diciamo, la gravidanza, ma soprattutto in preparazione a una gravidanza, proprio perché prepari l'utero e il perineo alla gravidanza. E questa è una cosa molto importante che io veramente disconoscevo. E tutte le persone con cui parlavo disconoscevano l'idea del perineo come un organo, diciamo come un muscolo non solo funzionale al parto. Sì. Perché poi ne senti parlare nel postparto e dicono: ah, ma io ho scoperto che il perineo è importante, no? Perché nel postparto lo hanno sentito, nel parto l'hanno sperimentato, ma non c'è l'idea del perineo come qualcosa da salvaguardare per tutta la vita. Cioè il perineo è un diaframma come è importante il diaframma che abbiamo appunto sotto le costole, no? Cioè è la stessa cosa, va allenato, va sostenuto, va portata la respirazione a livello perineale.
Cioè tu lo sai non solo per il parto, ma per tutto quello che anche una donna che non partorisce deve avere Sì, l'idea del perineo. anche per Perché la vita sessuale, femminile. esattamente, perché è una cosa che ci hanno fatto disimparare, no? È una cosa che non c'era nelle antiche culture, diciamo in tante culture animiste, trasversalmente nel mondo, non c'era quest'idea di non considerare il perineo. Il perineo era un punto fondamentale della donna, tanto che l'energia che veniva accumulata a livello perineale risaliva fino al cuore. Mm, Quindi c'è molto sì. questa idea. Se noi vediamo le immagini di Maria Gimbutas dell'Europa antica, l'archeomitologia classica, lei aveva scoperto che c'erano degli chevron, cioè dei punti energetici, dei canali energetici che risalivano, cosa che le donne medicina in Sud America e in Centro America conoscono benissimo. Quindi se tu non hai una forza perineale sufficiente che ti sostiene, ma non durante la gravidanza, durante la tua vita come donna, anche il tuo cuore ne risente, quindi anche la tua emotività ne risente. Sì, importantissimo, ma anche nella medicina no, orientale, quella cinese, c'è un meridiano che parte dal cuore e passa no, all'utero e il perineo, quindi cioè, è molto significativo, no? Perché è connesso, quindi se la salute no, femminile non va bene, qua ne risente e viceversa. Quindi noi pensiamo molto in maniera fragmentata, no? Come parti del corpo che non si connettono, invece siamo un tutt'uno. E, mm, Assolutamente. sì. E invece del parto ci sono delle pratiche, io ne conosco alcune come c'è una doula una volta una doula messicana che mi ha raccontato che un po' lo sapevo, però non sapevo che era connessa con diciamo la tradizione, quello che le donne, le partere sanno, no, alla saggezza messicana, magari anche in altre culture, del fatto che durante il parto l'anima, lo spirito della madre va ad incontrare quello del bambino. Che pratiche spirituali conosci, anche non spirituali, che diverse da come il parto è vissuto qua, soprattutto in Europa e in Italia? Come so che sicuramente è vissuto in maniera completamente diversa, come l'uso del Tamascal, per esempio, no? Cosa ci puoi raccontare di pratiche relative al parto o in preparazione al parto? Allora, in preparazione al parto, come ti dicevo, è molto importante questa parte di preparazione che ovviamente deve essere guidata da un temascalero, no? Cioè da una persona preparata all'accompagnamento o da una partera che è temascalera, quindi accompagna le donne nel parto e c'è tutta questa parte di preparazione con il temascal. Cosa succede? Bisogna avere qualcuno che conosce bene la pratica del temascal, perché il temascal ha un principio del calore molto importante, quindi non può essere per tutti. Sì, deve essere studiato ad hoc per ogni persona, deve avere la sua quantità di calore e le sue erbe usate per riscaldare, diciamo, per ripulire l'ambiente circostante. Proprio perché il ventre della donna in gravidanza, soprattutto negli ultimi mesi, tende ad accumulare molto, è proprio un fuoco interiore, no? C'è molto fuoco interno perché si sta preparando al grande evento che è il parto, dove c'è questo sviluppo del fuoco e l'espressione di questo fuoco interno a livello simbolico. E quindi mettere nel temascal una donna è molto significativo perché aumenta tantissimo il calore interno e quindi ci sono donne che possono anche dare a luz, cioè possono partorire in un temascal, no? Quindi va controllato molto bene, ma sicuramente aiuta tantissimo a rilassare, a ripulire energeticamente, a stare nella gravidanza. Il problema, chiamiamolo, il tema grande, sento della gravidanza delle donne che ho accompagnato, della mia esperienza di amiche che hanno vissuto questo, è proprio che negli ultimi mesi di gravidanza non riesce a stare nel corpo, no? La madre non ha la presenza, soprattutto nell'ultimo trimestre, hai come una scissione continua, no?
una scissione continua che ti porta un attimo fuori da te. E poi ritorni a te, ritorni all'esperienza e vuoi conoscere questa nuova anima, vuoi veramente farne conoscenza. E quindi volendone fare conoscenza hai un attimo di scissione, quindi vuoi conoscerlo e allo stesso tempo non riesci a stare nel momento presente. Quindi il Temascal ti riporta allo stare qui, nel qui e ora, no? Nel qui e ora dove amplifichi il tuo essere, amplifichi la tua presenza qui e impari a stare ad aspettare, no? Il tempo dell'attesa, l'ultimo trimestre, devi calmare l'angoscia e devi aprirti all'attesa, a questa attesa che poi ovviamente che si concluderà con il parto. E quindi il Temascal aiuta a rilassare in questo ultimo periodo. E un altro processo che aiuta tantissimo a rilassare è il rebozo, vissuto per tutta la preparazione al parto e per tutto l'ultimo trimestre. E è fondamentale perché ti aiuta a rilassare il bacino, rilassare la schiena, riconnetterti con la madre terra, quindi realmente stare lì e centrarti in quel momento lì. E aiuta tantissimo anche ovviamente nel parto, cioè nella fase dilatante, per regolare, no, il dolore che in quel momento ci può essere tra una contrazione e l'altra e aiutarti a regolare il respiro e a stare lì. Perché quello che ci permette di avere la forza di non sconnetterci dal dolore è l'attenzione, no? È l'attenzione al momento presente. E allora quello ti permette il famoso viaggio sulle onde del dolore, il parto, di un parto naturale, ma anche un parto che magari non è naturale, che per motivi finisce in un cesareo, non è che non deve essere fatto questo processo, può essere benissimo fatto, no? Può essere benissimo realizzato, stare lì, che è una cosa che ci fa più paura. Sì. Ecco Laura, secondo me è una cosa molto importante che c'è in Latino America, in Centro America, è la gravidanza vissuta come un momento realmente di piacere e di riposo, che è una cosa che non ho visto qua in Italia, anche perché la mia vita nel frattempo è cambiata, quindi io lavoravo, essendo libera professionista, ovviamente non hai più questo tempo di riposo, però in Messico c'è l'idea della gravidanza come un tempo di riposo, cioè la donna deve pensare e immaginare, quindi lavorare sull'immaginario e la percezione del proprio figlio, della propria figlia. Questa è una cosa bellissima, perché ti dà il tempo di stare. Quindi c'è, ad esempio, una tradizione molto bella in Latino America che è quella di tessere il proprio rebozzo. Quindi ti prepari la mamma, perché in teoria ogni persona deve avere il suo, per cui la mamma si prepara e tesse il proprio rebozzo oppure tesse il corredino del bambino, della bambina. E in quel momento fa andare l'immaginazione a creare un discorso con quell'anima che le permette di stare nel qui ed ora, perché comunque l'attività del cucire, del realizzare, no? È qualcosa che ti mantiene qui. E quindi è questa importanza del tempo dell'attesa che non è da sottovalutare. Sì, bellissimo quello che dici. Mi ritrovo nelle tue parole perché quando seguo le mamme, soprattutto prima del parto, innanzitutto nella nostra cultura molte donne lavorano, non si fermano mai, quindi a volte si fa fatica davvero a ritornare, no, nel momento presente e poi ci ritornano magari alla fine quando sei sommersa da così tante emozioni, cose da fare, che è difficile, no, stare, vuoi sempre scappare perché è quello che un po' la nostra società ci ha insegnato a fare. Quindi secondo me è bellissimo quello che dici perché è davvero importante. Quando dico alle donne, alle mamme, dai, non lavori, riposati adesso, hai l'occasione per riposarti, ma mi dicono che è difficile farlo, non sono abituate, è una cosa nuova. E quindi secondo me è proprio importantissimo ritornare, no, a vivere la gravidanza come un momento di riposo
di relax, di goduria, no? Di piacere, proprio godersi questo momento per sé, e immaginare, visualizzare e connettersi poi col cambiamento del proprio corpo, del cambiamento, no? Di quello che sarà una nuova famiglia. Sì, poter dedicare questo tempo dell'immaginario, secondo me è Sì, fondamentale e tante volte non è possibile, no? Però sì. sicuramente ci deve essere. E io volevo chiederti, beh, ho tipo tre domande che mi vengono. La prima è sul parto e su una tua considerazione personale, magari anche, no, grazie alla tua esperienza da girovaga, ma anche da antropologa, e la tua esperienza da donna e da madre. Perché secondo te in questo momento, no, nel mondo, credo che sia nel mondo, c'è un'epidemia di cesarei e di interventi medici molto spesso non necessari, perché quando sono necessari ci sta. Però perché c'è un'epidemia di cesarei, induzioni, e comunque parti, no, traumatici o parti, chiamiamoli negativi, non dei parti fisiologici, dei parti vissuti proprio con piacere, pieni di ossitocina. Cosa ne pensi tu? Perché sta succedendo questo nel mondo? Io penso primariamente che ci sia tantissima sconnessione, no? O disconnessione del corpo femminile da ciò che realmente si può, si vuole e si può realizzare, no? In quel momento. Secondo me primariamente è quello, nel senso che secondo me basicamente si vuole da una parte, no? Sicuramente è più facile negare il dolore e andare per una via che permette più facilmente il raggiungimento. Dall'altra parte magari c'è il non pensare a quello, dall'altra parte ci sono i racconti negativi sul parto che sicuramente non aiutano, no? Si raccontano cose terribili, no? Le esperienze sono sempre molto quasi brutali, no? Che poi c'è Sì. questa e quindi da una parte, che ovviamente non do la responsabilità e la colpa alle donne, ma dico da una parte c'è questa cultura che comunque non permette la connessione con il corpo. Dall'altra parte c'è disinformazione da quando si è piccole. Il parto è terribile, quindi tanta disinformazione, tanti cattivi, diciamo tante cattive idee, no? Negative, moraliste sul parto, quindi dove non si rispetta la idea, no, della donna. E dall'altra parte poi quello che si sente, no, quello che sentono le donne è tanta colpa. Sì. Tanta colpa per non aver potuto fare ciò che avrebbero voluto fare. E in quel momento lì mi sento anche come terapeuta, come accompagnatrice, di dire veramente che in quel momento era l'esperienza che ti toccava. Perché io quello che ho imparato con le parteras è che il parto non ci parla solo del parto. Il parto ci parla di un'esperienza a lungo termine. Della tua vita. No, È la della tua tua vita, vita. l'esperienza del parto ti permette di vedere qualcosa di te che non hai voluto vedere mai e quindi ti permette di aprire anche quella ferita. Quindi probabilmente quelle donne che dicono io sono stata tagliata, ho avuto un cesareo ma che non volevo avere a tutti i costi un parto naturale, è andata così, doveva andare così, era quello che ti toccava in quel momento, ma di quella cosa vedi nell'origine, perché ha un'origine. Impara qualcosa, no? Impara qualcosa di te che non hai visto fino Certo. adesso. Certo, esattamente, così come un'induzione, così come qualsiasi esperienza. Io racconto il mio caso perché è quello che conosco meglio. Io della mia prima figlia, della mia seconda figlia, ho ricevuto un'induzione che in quel momento mi ha un parto cioè veramente molto più doloroso dell'altro,
sono stati 2 parti naturali, però molto più doloroso proprio perché c'era più velocità. E la velocità nella mia vita è un tema che mi ha toccato, cioè è un tema proprio che parla di chi sono io, no? Che parla del fatto che io sono una persona che tende a reagire a certe cose in modo molto focoso. E quindi è come se parlasse in quel momento, ti aprisse quella ferita per farti vedere di prendere tempo, no? Di impara dal tempo, impara nello stare, no? Il parto è la più grande lezione della vita, di poter stare nel dolore, di poter stare in quello che c'è, che poi il dolore è quello che c'è, non è niente di diverso da quello che c'è, non è niente di diverso dal stai in quello che puoi, stai fin dove puoi. E è una grande lezione di vita perché ci insegna tantissimo, secondo me ci insegna tantissimo, tantissimo, tantissimo. E quindi sento che un parto cesareo, che a volte sento tante mamme che dicono no, ma io lo volevo naturale, io ho fatto di tutto, ho fatto 100 esercizi, ho fatto tutto e poi è andata così. Andiamo a vedere qual è l'origine, qual è il significato, perché c'è un profondo significato, Sì. no? Che parla di te, della tua storia, e traene il maggior vantaggio da quello che hai vissuto, no? Lo stress deve diventare resilienza, secondo me, no? Deve diventare capacità di adattamento, capacità di una risposta migliore. Sì, e capacità anche di capirsi di più e di sapere, ok, come posso rispondere a questa cosa, cioè qual è la cosa migliore per me, no? Perché poi siamo tutti diversi, quindi come posso regolarmi in questa situazione, no? Come posso rispondere? Qual è la cosa migliore per me? Sì, grazie per aver condiviso un pezzo della tua storia. Le ultime domande che ti faccio, è bellissimo, grazie di essere stata qua nel mio canale perché mi sta davvero piacendo, sto godendo proprio le tue parole, quindi ti voglio ringraziare. E poi vorrei anche parlare del postparto, perché comunque secondo me, come la vivo io come ostetrica, ma anche come amica di tante donne, è che il postparto è un periodo in cui molte donne sono da sole ed è molto molto difficile per tante donne. Tu come lo hai vissuto, come lo vedi, cosa hai imparato e cosa anche la tradizione mesoamericana ti ha, no, passato e insegnato? Guarda, tocchi il mio argomento preferito. E nonostante il postparto sia il momento più difficile che una donna possa vivere, lo rivivrei perché è bellissimo. È bellissimo perché è un momento che vibri, se lo vibri a un livello animico, sei sulle onde del mare, no? È come se tu stessi navigando e continui in questa navigazione a cui non puoi opporti, no? È come se tu stessi ballando veramente sulle onde del mare ed è una sensazione unica che nella vita non riesci a provare un'altra volta ed è straordinario. E anche se fa malissimo, cioè duele mucho il postparto, veramente duele mucho. Duele mucho perché va a toccare dei punti di noi che forse non volevamo vedere, no? Io ho fatto una tesi di laurea proprio sul postparto, la mia tesi che ho fatto di antropologia, la mia tesi magistrale l'ho fatta sulle vicende del postparto delle madri. E in Messico, attraverso, diciamo, la pratica della chiusura con il rebozo e della serrada postparto, come potevano rigenerare il corpo delle madri dopo i 40 giorni, diciamo, finito il postparto, il puerperio. E sono una serie di interviste, no, che ho fatto a queste meravigliose donne in sequenza, diciamo, in vari momenti della loro vita. E penso che il puerperio sia qualcosa di molto mal considerato nella nostra cultura, anzi molto poco considerato, con scarsa informazione anche, dove per le donne non c'è un appoggio sostanziale
Credo molto nella figura della doula, che realmente può appoggiare le donne in questo momento, perché le ostetriche sento che realmente sono necessarie per tutto quello che è le visite anche post-parto, per l'aiuto per la donna a parlare anche del parto, ma secondo me ci vuole anche una donna che riesca ad essere un aiuto concreto, no? Nel far da mangiare, nel pulire, nello stare lì con la mamma, nel dirle che va veramente tutto bene, perché soprattutto per le primipare è veramente qualcosa di grandissimo la nascita, cioè la nascita di una nuova vita, quindi questo processo di dualità, dove tu eri una, sei diventato due, no? Quindi non ti riesci più a orientare e tutto quello che tu sei lo vedi nell'altro di fronte a te. Quindi lo vedi in questo bebè, in questa piccola vita e non decifri ciò che è il tuo pianto di ciò che è il suo. Quindi c'è questo veramente questo discorso continuo fra te e l'altra vita davanti a te, che è necessario che ci sia, come dire, a volte un intermediario che ti possa aiutare, che ti possa sostenere, non aiutare, non mi piace questa parola, sostenere, accompagnare. E il papà è qualcosa di preziosissimo, però io l'ho visto ad esempio anche sul mio compagno e l'ho visto su altri papà che hanno accompagnato nel postparto e anche loro sono finiti in questo tunnel del postparto. Quindi esiste il postparto anche per gli uomini? Assolutamente sì. Assolutamente sì. L'ho visto su tanti papà che poi, anche se non vivono il parto, però è come se vivessero queste emozioni di effetto rebound, no? Quindi le vivono, le rivivono, sentono le stesse cose che sente la mamma. Soprattutto in queste paternità e maternità responsabili, dove ti prendi la responsabilità di esserci, no? E quindi vivi questo processo in modo uguale e secondo me dovrebbero esserci dal punto di vista dello Stato, del paese, cioè in Europa dovrebbe esserci aiuti differenti per le donne nel postparto, dovrebbero esserci realmente socialmente politiche pubbliche che permettono di avere ad ogni mamma una doula, un aiutante, un accompagnante che ha delle competenze, che in quel momento non viene a giudicare, perché la cosa peggiore è il giudizio, il venire a vedere, il venire a dire come devi fare, ma realmente qualcuno che sia realmente solamente un accompagnamento, no? Solamente dirti quello che sei va bene, quello che fai va ancora meglio. Non devi fare niente di più, niente di meno, sei perfetta. E quindi quello è quello che la mamma deve sentirsi dire, secondo me, è quello il necessario. In Messico, quello che io ho vissuto, ma anche appunto in paesi come il Senegal, così dove ci sono queste famiglie allargate, sicuramente c'era un sostegno, no? Della nonna, la zia, la sorella, l'amica, la cugina che viene, che ha già avuto 2 figli, però viene a vederti e ti sostiene, ti porta il cibo. È la cosa più bella, no? Perché semplicemente questo essere nutrita, essere alimentata, essere guardata, vista, no? E nella cultura europea occidentale questo non esiste, no? Pensiamo, io faccio sempre un esempio, pensiamo all'idea dell'iconografia classica in Europa, no? Non c'è una rappresentazione del postparto. C'è sempre l'idea della Madonna con Gesù bambino, ma non c'è mai l'idea della Madonna che partorisce o la Madonna nell'immediato postparto, quindi non c'è l'idea di questo femminile che vive questo processo è dimenticato. E c'è l'attenzione poi solo a cosa? Al bambino, alla bambina che è nata, la nuova vita, ah bellissimo, bellissima, e la mamma? Cioè alla mamma nessuno viene a dire sei meravigliosa, sei bellissima, sei stupenda, non ti ho mai visto così bella. È vero. Cioè, nessuno. E invece io ho visto mamme meravigliose nel postparto e va detto. E abbiamo bisogno di sentircelo dire, ma non per compiacerci, ma perché è necessario guardare al postparto. È necessario. Sì. È un punto della vita della donna a cui tengo tantissimo, veramente, tantissimo. Sì, vedo che c'è sempre tanto giudizio, no? Sempre
che stai facendo, cioè sempre no, che quello che fai è sbagliato, invece la cosa bella è che ogni genitore, no, è a sé, quindi fa le scelte che deve fare, va bene così, e nel loro ogni coppia o mamma o papà o famiglia è nel suo processo, no? Quindi, come hai detto tu prima, stare nel momento presente anche per il postparto, va bene così, quello che sta succedendo è la tua storia ed c'è sempre qualcosa da imparare anche nel postparto, credo. Poi nel posparto guardi a un personaggio molto importante e molto fragile, molto vulnerabile, che è la tua bambina interiore, no? Mm. E quindi non è facile a volte poter vederla un'altra volta senza sentire delle emozioni particolari. Sì. Questo sicuramente è importante. E io credo moltissimo in questa parte, per cui secondo me chi va a accompagnare al postparto dovrebbe andare con questi strumenti. Dovrebbe andare con questi strumenti, per cui adesso io ho fatto un corso per le doule e per me è importantissimo metterci dentro questa parte di competenze, come vado alla bambina interiore, come vado da una madre per realmente dargli un appoggio a quella bambina che stiamo vedendo, perché quella bambina non va compatita, non va guardata con pena, non va polemizzata, ma va abbracciata e Amata. compreso spazio per lei, punto. Nessuno è vittima, no? Siamo adulti, sta parlando con un adulto. E quindi semplicemente quello spazio, secondo me è molto importante. Mm. Grazie per queste ricchezze che ci hai donato, proprio un'intervista molto ricca. Io concluderei facendoti una domanda sulla tua accademia, perché la tua accademia, no, è basata su quello che hai imparato, la cultura mesoamericana e come integrare questa cosa in Italia. Com'è onorare, no, quello che avete imparato e integrarla, portarla in Italia? Qual è proprio perché l'avete fatto? Qual è stata la vostra ispirazione? E com'è appunto questo passaggio tra il Messico e portare tutta questa medicina bellissima, questa ricchezza qui in Italia? Allora, questa è una domanda molto bella perché io ho avuto bellissimi... Allora, io penso che io partivo e ho approcciato la cultura mesoamericana con tantissimo approfondimento e studio sulle Yoni Egg e sui lingam, quindi tra i murchi e tutta questa parte, che sono proprio prodotti in Messico, quelli di ossidiana, quindi ho lavorato tantissimo con l'ossidiana e col rebozzo. E quindi l'ho approcciata così la cultura mesoamericana, su di me ha avuto risultati incredibili e quindi io con quella sono andata nel mondo e ho detto io ve lo devo trasmettere. E parto da lì e come li trasmetti? Li trasmetto, chiamiamoli così, ritradotti, gli ho aggiunto, diciamo, esperienze, perché come noi dicevamo anche prima, non ci sono testi, quindi c'è solo, diciamo, ciò che è esperienza, quindi ciò che è empirico. Quindi gli ho diciamo, aggiunto esperienze, situazioni che potessero creare esperienze universali, ok? E quindi l'ho portato nel mondo, diciamo in Europa così, ovviamente reinterpretato. È la cultura mesoamericana da cui io parto tantissimo sulla teoria, porto tanto perché porto tutta la teoria del caldo e del freddo, tutta la teoria diciamo del corpo in Mesoamerica che secondo me è molto importante, sulla centralità del Tiptè e poi porto elementi ovviamente della cultura mesoamericana e anche a volte reinterpretati per il mondo occidentale. Per esempio, ti faccio un esempio. Il corso delle Ioni Steam che io faccio, che è dei bagni di vapore della ginecologia ancestrale, ovviamente uso moltissime erbe che usano le parteras, però ce ne ho tolte alcune che non potrebbero trovare qua in Europa.
cioè il tolowace non è una erba che si usa in Europa e tra l'altro è un'erba che ha un certo livello di tossicità se non usata bene e quindi ovviamente l'ho tolta o altre come quella, perché sono erbe rituali molto potenti, però qua non avrebbero, uno, non le trovano, due, hanno delle controindicazioni sperimentali non viste dai medici, tra virgolette, dalla scienza moderna, quindi non si possono utilizzare. Quindi ecco, c'è questo lavoro di reinterpretazione. Ovviamente sulla Sobada, che è il massaggio appunto nella fertilità e nel postparto, ho tolto la parte della gravidanza, perché secondo me ovviamente non si può insegnare a chiunque a massaggiare in gravidanza come lo fanno le parteras, che sono delle maestre stupende, meravigliose, però non riusciamo a trasferire lo stesso concetto, nel senso che ci vogliono delle conoscenze per fare. E tanta manualità, credo anche, no? Tanta manualità. E in Europa ci sono dei diktat ben precisi, quindi ad esempio certi tipi di lavori non si possono fare se non ecoguidati, se non fatti dal medico, quindi sì, insomma non possiamo fare certe cose, però nel possibile trasferiamo il concetto più originale possibile. Grazie per davvero quello che ci hai raccontato. C'è un ultimo messaggio che vorresti condividere con le donne, con le mamme, con chi vuoi tu, insomma, ma un ultimo messaggio che ti viene proprio dall'utero, dal cuore. Andate in Messico. È vero, andate. Io ci sono stata e ci ritornerò. È meraviglioso. C'è tanto. Hai ragione, sì. Grazie Esther. Grazie per questa bellissima chiacchierata. Grazie. Ciao. Ciao.